Benvenuti, anime attente e cuori curiosi, in un episodio che potrebbe sfiorare corde che credevate dimenticate. Benvenuti nel vostro rifugio di analisi e confidenze, mania delle serie turche. Mentre il mondo salutava l'anno vecchio tra scoppi di fuochi d'artificio, feste affollate e luccichi effimeri, in un angolo quieto di Istanbul prendeva forma qualcosa di minuto e potentissimo. Ci sono storie che non hanno bisogno di clamore per cambiare l'aria di una stanza. Nascono in silenzio, con rispetto, memoria e un affetto che non chiede etichette. Oggi, a mania delle serie turche, lasciamo da parte il rumore per raccontarvi un gesto che ha commosso anche i circoli più riservati dell'élite turca. Non è un flirt né una polemica, è la storia di Demet Özdemir e di un pacco inviato con cura a un indirizzo ben preciso, la casa di Gülden Yaman, madre di Can Yaman. Prima di svolgere ogni dettaglio di quella lettera scritta a mano e del dono che ha riaperto antiche ferite, o forse ne ha curate, vi invitiamo a sostenerci, se amate questo racconto appassionato, questa narrazione rispettosa dell'umanità delle stelle, iscrivetevi a Mania delle serie turche. Attivate la campanella per non perdere niente. E se volete essere il pilastro che ci permette di indagare con la profondità che merita ogni vita, premete ora il pulsante Unisciti. Il vostro sostegno ci consente di portare alla luce storie che non tutti hanno il coraggio di raccontare. Ora fate silenzio e preparate il cuore, stiamo per aprire il dono di Demet. Il capodanno a casa di Gülden Yaman, dicono i cronisti della società di Istanbul, è una tradizione quasi sacra. Lontano da cene aziendali e passerelle dorate, Gülden raduna pochi affetti veri, una serata intima, calda, familiare. Anche quest'anno, come in molti anni passati, un nome brillava nell'elenco degli invitati, Demet Özdemir. Nonostante i venti del cambiamento e i racconti che hanno distanziato pubblicamente il suo percorso da quello di Can Yaman, il legame tra Demet e la matriarca dei Yaman pare aver retto al tempo. Eppure, la sedia di Demet è rimasta vuota. Non per disprezzo, e nemmeno per indifferenza, ma per una questione di principio. Fonti vicine all'attrice sostengono che Demet, famosa per l'etica personale ferrea, fosse impegnata altrove da mesi. Per una donna che dà peso alla parola data più della convenienza sociale, annullare non era contemplato. Così, con il dispiacere di chi sceglie tra due affetti, Demet ha declinato. Ma chi conosce la profondità di Demet Özdemir sa che la sua assenza fisica non equivale mai a dimenticare. Non è il tipo di persona che dice «non posso» e volta pagina. È una presenza che sa restare anche quando non c'è. La serata a casa di Gülden scorreva tra risate, brindisi, complicità, quando il campanello ha annunciato una consegna. Non era il solito mazzo di fiori, né un cesto preconfezionato. Era un pacco avvolto con un'eleganza che lasciava intuire la cura del contenuto. A mania delle serie turche abbiamo ricostruito quell'istante grazie al racconto, trapelato con discrezione, di chi era presente. La stanza si è fatta silenziosa mentre Gülden scioglieva la carta. Dentro la scatola non c'era un oggetto di lusso, ma qualcosa di infinitamente più eloquente, un'opera d'arte carica di simboli. Demet Özdemir, con pazienza e lungimiranza, aveva commissionato mesi prima un ritratto a mano del bene più grande di una madre, suo figlio, Can Yaman. L'artista, identità taciuta, come se anche il nome dovesse proteggere quell'intimità. È riuscito a cogliere non solo i tratti del volto, ma quello sguardo, quell'essenza che solo una madre riconosce a colpo d'occhio. E forse, aggiungono sussurrando, anche una donna che ha amato sa vedere. Il dono era un messaggio in sé, so ciò che ami di più al mondo e te lo restituisco, trasformato in arte. Non un regalo per la figura pubblica di Gülden, ma per la madre che vive dietro il cognome Yaman. Se il ritratto era il corpo del dono, il biglietto era l'anima. Nell'epoca in cui notifiche e mail hanno rimpiazzato l'inchiostro, Demet ha impugnato penna e carta, vergando poche righe capaci di scuotere la casa Yaman fino in profondità. La grafia, sicura e al tempo stesso morbida, diceva: «Zia Gülden, ti chiedo scusa se non sono potuta essere con te questa sera. Avevo preso un impegno molti mesi fa e non avrei potuto mancare alla mia parola. Vorrei che accettassi questo piccolo dono di Capodanno. Che il nuovo anno ti porti salute, pace e felicità».
Analizziamo insieme, famiglia di mania delle serie turche. L'appellativo Zia Guldem non è un vezzo, in Turchia è un modo di dire che sa di rispetto e prossimità, un ponte che resta anche quando una storia d'amore si spegne sui giornali. Chiedere perdono per un'assenza motivata, augurare serenità con parole tanto semplici quanto autentiche, dipingono una Dimet capace di andare oltre ogni rancore. È un messaggio di tregua, forse di pace, costruito sopra le acque agitate dei pettegolezzi. Fermiamoci un istante in questo racconto che tocca corde sottili. Vi chiediamo con sincerità, si può davvero mantenere un rapporto così pulito con la famiglia di un ex senza che esista neppure una scintilla nascosta? Questo regalo è maturità o un segnale, tenue ma reale, che la storia fra Dimet e Khan non ha scritto l'ultimo capitolo? Raccontateci le vostre esperienze nei commenti. E se apprezzate questa lettura approfondita, non dimenticate un grande mi piace. Se desiderate sostenere il nostro lavoro indipendente, il pulsante Unisciti è il vostro pass per ciò che non possiamo condividere pubblicamente. Entrando nella nostra famiglia, aiutate Mania delle serie turche a preservare la qualità che ci definisce. La reazione di Guldem Yaman è stata viscerale. Chi c'era dice che non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte al volto del figlio reso con tanta grazia, e di fronte a quelle frasi scritte da Dimet. Si racconta che abbia stretto il ritratto al petto e, con la voce spezzata, abbia sussurrato agli ospiti, che delicatezza. Questo momento di vulnerabilità, mostrato senza filtri davanti al suo cerchio di fiducia, ha un peso enorme. Non solo ha accettato il dono, lo ha consacrato con la sua emozione. E nelle conversazioni riservate che sarebbero seguite, qualcuno riferisce parole che andrebbero incise: è una ragazza specialissima. Ha un cuore limpido. Mi ha toccato profondamente. Queste frasi, riprese dai sussurri delle cronache, confermano che per la madre di Khan, Dimet non ha mai smesso di essere di casa, indipendentemente da come cambi l'orizzonte sentimentale di suo figlio. La domanda, per tutti noi di Mania delle serie turche, sorge spontanea: e Khan Yaman? Dov'era in questa equazione di affetto? Non è chiaro se l'attore fosse presente quando la carta è stata strappata e il ritratto ha visto la luce. Ma chi gli è vicino racconta un dettaglio che parla. Venuto a sapere della reazione di sua madre e del gesto di Dimet, Khan sarebbe rimasto in silenzio a lungo, chiedendo un momento per sé. Una voce di corridoio spiega: non si è stupito che Dimet facesse un gesto così, la conosce bene. Ma è rimasto toccato. Sentire che sua madre era felice lo ha colpito in profondità. A volte il silenzio racconta più di 1000 comunicati, nessuna indifferenza, piuttosto un'urgenza intima di fare i conti con ciò che torna a bussare al cuore. Questo dono è diventato un promemoria tangibile del tipo di donna che Dimet è, e ha riacceso la fantasia di chi spera che il sorriso di una madre possa riaprire la strada verso un amore interrotto. È plausibile credere che il cammino di un uomo, ancora una volta, passi dalla luce negli occhi di sua madre? Come prevedibile, il gesto ha scaldato i social fino a dividerli. Da una parte chi vede in Dimet Özdemir la definizione stessa di eleganza. Una donna capace di separare i rapporti umani dai conflitti sentimentali. Dall'altra i romantici irriducibili, convinti che quel ritratto di Khan non sia un caso, ma la prova che i fili esistono ancora, appena silenziati. In poche ore si è fatta virale una frase: ci sono legami che non si spezzano, si mettono a tacere. Migliaia di mi piace hanno fatto eco a quel pensiero. In mezzo a questo turbine digitale, Dimet è rimasta in punta di piedi. Niente storie che mostrassero il dono, nessuna ricondivisione di ringraziamenti, nessun ammiccamento. Solo silenzio. Un silenzio che, dicono le persone a lei vicine, è consapevole: Dimet non vuole mettere nessuno in difficoltà. Era soltanto un gesto di Capodanno, nato dal cuore. È proprio questa discrezione a trasformare un semplice regalo in un'azione che sa d'amore non possessivo, senza ego e senza bisogno di palco. Mentre tiriamo le fila di questa notte di Istanbul tanto chiacchierata, una verità rimane chiara: Dimet Özdemir ha ricordato al mondo dello spettacolo che si può essere grandi nella misura in cui si riesce a essere delicati. In un settore dove spesso gli ex diventano estranei,
Lei ha scelto di onorare la memoria e l'affetto condivisi, senza chiedere nulla in cambio. È il preludio a una riconciliazione tra Dimet e Khan? Nessuno può dirlo. Ma è innegabile che, quella notte di Capodanno, la forma più pura, e meno romantica, dell'amore ha vinto sull'oblio. Oggi il ritratto di Khan Yaman è appeso nella casa di sua madre. Non è soltanto un'immagine, è una testimonianza. Per Guldem è un abbraccio che resta sul muro, per chi l'ha visto nascere dalla carta, è il segno di quanto conti un pensiero fatto bene, al momento giusto. Per noi che osserviamo, è il promemoria che certe storie non hanno bisogno di parole per continuare a vivere. Grazie per aver seguito questo viaggio emozionale con noi. Se questo racconto vi ha fatto credere nell'eleganza dell'anima, lasciate un like, condividetelo con chi segue queste vicende e iscrivetevi al canale. E ancora una volta, se potete, considerate l'idea di entrare nella nostra comunità con il pulsante Unisciti. Il vostro sostegno è il fuoco che alimenta Mania delle serie turche. Ci vediamo alla prossima esclusiva, sempre qui, sul vostro canale di fiducia.